Buongiorno e benvenuti al secondo video tutorial del corso dedicato ad Autodesk Revit Architecture. Dopo il primo video in cui ci siamo dedicati all'analisi dell'interfaccia grafica, andremo a analizzare la creazione dei livelli, quindi andremo a imparare come creare i nuovi livelli da zero, cosa molto fondamentale in Revit se vogliamo iniziare un progetto. Soprattutto, innanzitutto cerchiamo di capire cosa sono i livelli in Revit. I livelli in Revit non sono altro che le nostre quote di progetto, quindi la quota calpestio dei nostri solai. Quindi noi imposteremo le varie quote dei vari piani dell'edificio, che sia un edificio a 2 piani, che sia un edificio a 6 piani, a 7 piani e così via. In base a quanti piani l'edificio avrà, noi creeremo un tot di livelli. Ovviamente possiamo creare più livelli vogliamo, quindi non è detto che i livelli identifichino una quota di un solaio, possono essere anche livelli o dei piani di riferimento di qualunque tipo di materiale, però la cosa importante è che i livelli corrispondono a dei nostri piani di riferimento. Quindi ad ogni livello che creeremo, Revit automaticamente creerà una vista di pianta, ok? Quindi noi inizieremo col livello 0, quindi quota piano terra, quota piano 1, quota piano 2, via via tutti gli altri. Automaticamente il browser di progetto, il Revit, aggiungerà nelle piante dei pavimenti i nostri livelli che abbiamo appena rinominato. Come creare un livello in Revit? Prima di tutto dobbiamo metterci su una vista di prospetto, che sia est, nord, ovest, sud, è indifferente. Ad esempio noi andiamo a selezionare prospetto nord, vedete che di default lui ha già preimpostato due tipi di livelli, piano terra quota 0 e piano primo quota 3,10 m ad esempio. E in pianta, se io vado ad estendere la finestra di dialogo del browser di progetto, su pianta dei pavimenti vedete che attualmente lui ha pianta piano terra e pianta piano primo, quindi 0 e 1, che sono automaticamente i corrispettivi dei livelli presenti nel prospetto nord. Ok, quindi noi, se volessimo andare a interagire ad esempio con quelli esistenti, quindi piano terra per noi non è a quota 0 ma è a quota, facciamo un esempio, meno 50 cm, io andrò a scrivere meno 0,5 e vedete cosa fa Revit? Automaticamente mi tira giù il livello del piano terra. Stessa cosa anche per il piano primo. Non va bene che il piano primo sia a quota 3,10 m, supponiamo sia a 3,50 m, vado a digitare all'interno del comando il numero 3,50 m, lui automaticamente me lo tira verso l'alto. Così come possiamo anche ovviamente rinominarli, quindi non ci va bene il nome piano primo, scriviamo piano primo ad esempio. Lui mi chiede di rinominare le viste, quindi volete che il prospetto sia, il nome di livello sia uguale al nome della pianta, io gli dico sì e automaticamente vedete nel browser di progetto che lui mi ha rinominato anche il nome della vista di pianta. Andiamo però a creare un livello da zero, che è la cosa più importante. Innanzitutto io vorrei cancellare i due livelli che abbiamo e crearli proprio ex novo. Vedete che se io decido di cancellarli, ad esempio voglio cancellare il livello pianta piano primo, lui mi dice attenzione, perché io cancello il livello ma ti cancello anche la relativa vista di pianta e vista di pianta del controsoffitto. Io gli do ok e automaticamente vedete che nel browser di progetto spariscono le piante sia dei pavimenti che dei controsoffitti. Per quanto riguarda invece il piano terra, io terrei il piano terra come base, quindi teniamo la quota, facciamola ritornare a quota 0, perfetto. Andiamo invece a creare una vista di pianta piano primo, quindi vista di prospetto, e ci siamo. Scheda architettura, gruppo riferimento, che trovate qui, livello. Appena do un clic
vedete che nell'area di lavoro mi si crea questa sorta di freccetta con dei riferimenti di quota che possiamo poi modificare in un secondo momento senza problemi. Do il primo clic e poi estendo verso destra. Lui me lo nomina livello 2, ma possiamo tranquillamente chiamarlo 1, primo piano, chiamiamolo ad esempio primo piano. Lui ovviamente mi chiede, nomino anche la vista di pianta in questo modo e gli dico sì. Vedete che lui in questo momento me l'ha aggiunto automaticamente sia nella pianta dei pavimenti primo piano che nella pianta dei controsoffitti. Ma se io volessi ad esempio modificare questo offset di altezza, portarlo a 4 metri, scusate, invece che a 3,80, io oltre che interagire col valore numerico qui, posso anche farlo nella quota temporanea. Questa che vedete si chiama quota temporanea. Quindi seleziono la linea del livello, vado a interagire con la quota temporanea, digito 4, invio e automaticamente Revit mi porta il livello a 4 metri. Andiamo a fare adesso un terzo livello, quindi piano 2. Noi abbiamo 2 strade in questo momento. Possiamo di nuovo andare su scheda architettura, livello, quindi gruppo riferimento, comando livello, e andiamo di nuovo a tracciarlo in maniera manuale, oppure possiamo andare a fare un clic col tasto destro sul livello ad esempio del primo piano e cliccare su crea simile e automaticamente il comando mi si attiva allo stesso modo. Ricordatevi che in Revit un comando non si fa solamente con una strada, ma esistono più strade per eseguire la stessa medesima operazione. Quindi crea simile e andiamo di nuovo a tracciare il nostro livello, quindi si può fare anche in questo modo. In questo caso il nostro livello è a quota 8 metri, quindi andiamo di nuovo a interagire con la quota numerica, digitiamo 8, modifichiamo anche qui il nome, quindi 2, stavolta è il secondo piano. Ovviamente mi dice di rinominare le viste corrispondenti, gli dico di sì, perfetto, e vedete che anche nella pianta dei pavimenti e nella pianta dei controsoffitti mi ha aggiunto anche il secondo piano, che è quello che a noi interessa. Questo diciamo che è il metodo più veloce per creare i livelli da zero. Se noi andiamo ad esempio adesso a vedere, a navigare all'interno dei livelli, clicchiamo su piano terra, abbiamo solamente il vuoto, nel senso che non abbiamo ancora disegnato nulla, e le etichette dei prospetti, così come se andiamo al primo piano vediamo solamente le etichette e stessa cosa anche al secondo piano. Quando poi faremo la lezione sui muri vedremo poi come navigare all'interno delle viste di pianta e ad andare a gestire la grafica delle varie viste di pianta. Bene, anche per oggi è tutto, è stata una lezione veloce, però comunque molto importante, mi raccomando, fate delle simulazioni, provate a creare, cancellare, duplicare i livelli e provate già a impostarvi tutti i piani di un edificio, sceglietene uno che preferite e noi direi che ci vediamo al prossimo tutorial. Il prossimo avremo come diciamo spiegazione la gestione delle unità di misura che ovviamente molto importante prima di iniziare a disegnare, impostare l'unità di misura e seconda cosa il funzionamento della finestra di selezione, perché anche questa, sia finestra di selezione sia filtro della selezione, prima di iniziare a disegnare un progetto in Revit è molto importante conoscere questi comandi. Bene ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial.